e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il gilet lungo che avete intravisto nell'immagine di copertina. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. L'occorrente per questo progetto consiste in un filato acrilico sottile, io ho optato per il Chuck nella variante ottaneo di Casa Tessiland, che lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Ago da lana, marcapunti, forbici e anche il centimetro, siamo pronti per iniziare. Costruiremo il nostro gilet su 3 pannelli e quindi andremo a realizzare un primo rettangolo posteriore e 2 rettangoli più piccoli che costituiranno i 2 quarti anteriori. Per realizzare questo gilet serviranno un paio di misure, la nostra circonferenza più ampia che andremo a dividere per 2. Generalmente la mia circonferenza più ampia misura 80 cm, in questo caso ho un po' abbondato per poter avere un indosso comodo e quindi ho aggiunto 5-6 cm che poi ho diviso in 2. Quindi andiamo a prendere la nostra circonferenza più ampia, la dividiamo in 2 ed individuiamo automaticamente la lunghezza del nostro pannello posteriore. Il multiplo di lavorazione è 8 più 3 più 3. Andiamo quindi a realizzare una prima catenella che sia lunga tanto quanto la metà della nostra circonferenza più ampia e che rispetti il multiplo di 8 più 3 più 3. Come ormai consuetudine lavorerò su campione, ho quindi realizzato 16 catenelle alle quali aggiungo 1, 2, 3 ed altre 3. Iniziamo la lavorazione del nostro punto con il filo sull'uncinetto ed una maglia alta nella sesta catenella dallo stesso. In questo modo. Ora filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza dove realizzo ben 5 maglie alte, quindi tutte nella stessa catenella, 5 maglie alte. Filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza con una maglia alta, una catenella, in concomitanza salto una catenella di base e quindi nella catenella successiva col filo sull'uncinetto realizzo un'altra maglia alta. Filo sull'uncinetto, a questo punto salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo le mie 5 maglie alte nella stessa catenella. Filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza con una maglia alta, una catenella, salto la catenella che mi trovo sottostante, filo sull'uncinetto e concludo la mia riga sull'ultima catenella utile con una maglia alta. È questa la sequenza che andiamo a realizzare. Seconda riga, 4 catenelle. Volto il lavoro, le prime 3 catenelle fungono da maglia alta e la quarta da catenella di separazione. Filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta successiva con una maglia alta. Di fatto vado a ripetere esattamente quello che ho fatto nella riga sottostante. A questo punto filo sull'uncinetto, entro nella terza maglia alta delle 5, quindi nella maglia centrale con il mio uncinetto e realizzo 5 maglie alte. Filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta sottostante questa singola con una maglia alta, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, seconda maglia alta, vado sopra e realizzo la mia maglia alta. Filo sull'uncinetto, mi trovo davanti il mio gruppo di 5, entro nella terza maglia alta e ripeto le mie 5 maglie alte. Filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta singola, maglia alta, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto la prima catenella e nella seconda realizzo la mia maglia alta. Per confezionare il nostro gilet dobbiamo ripetere questa seconda riga fino a raggiungere l'altezza che desideriamo.
sia per il pannello posteriore che per i 2/4 anteriori. Io ho realizzato nella versione originale 72 catenelle più 3 più 3 per raggiungere i miei 43 centimetri che costituiscono il pannello posteriore. Ho poi realizzato i quarti anteriori di circa 21 centimetri, altri due rettangoli. E dopo molto lavoro, ecco che cosa ho davanti. 95 centimetri di gilet già montato, ma vi spiegherò molto velocemente come ho fatto, perché come avrete senz'altro visto, la mia cucitura preferita resta sempre quella. Una volta realizzati i miei 3 pannelli, quindi il rettangolo posteriore e i 2/4 anteriori, sono andata a metterli sul rovescio, ho fatto combaciare i miei pannelli e metà li ho cuciti con la classica cucitura ormai composta da una maglia bassa e una catenella, prendendo sempre tutti i punti ad interpretazione in questo caso. Ho lasciato per l'appunto la metà, nel mio caso, per lo scollo, per poter avere un'apertura un po' più carina, e poi la parte invece lunga sono andata a cucirla dallo scalfo in poi. Io calcolo sempre, per me che sono minuta, 17 centimetri, 18 al massimo di scalfo, quindi chiudo qua, lascio aperta la parte per appunto inserire il braccio e poi dal 18° centimetro nel mio caso ho tirato giù la cucitura fatta esattamente allo stesso modo. Se vedete il rovescio abbiamo appunto una maglia bassa e una catenella fino alla fine. Ho ripetuto la stessa operazione naturalmente dall'altro lato e ho deciso di creare una piccolissima bordatura. Vediamo adesso insieme come. Realizzo 5 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare solamente dove ho ipotetici punti da lavorare, quindi entro in questo punto, una specie di maglia alta, vedete, e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto ipotetico successivo con una maglia alta, 2 catenelle, punto successivo, entro, maglia alta, 2 catenelle e proseguo fino a tutta la lunghezza del mio gilet. Arrivati al termine della riga, voltiamo il lavoro e lo andiamo a ripassare a maglia bassa, ma non contiamo tutti i punti, quindi realizzeremo una maglia bassa in concomitanza di ogni maglia alta, eccoci, e una sola maglia bassa nello spazio delle 2 catenelle. In questo modo, maglia bassa sopra la maglia alta e una sola maglia bassa nello spazio catenella. E questo è il modo in cui ripasseremo tutta la nostra riga. Tagliamo il filo, replichiamo dall'altro lato ed ecco qui che cosa ci troviamo di fronte. Un bordino quasi impercettibile che però ci va a regalare qualche centimetro in più nella chiusura del nostro capo. In realtà la realizzazione, come avete visto, è davvero molto semplice. Una volta imparato il punto, si vanno a strutturare questi 3 pannelli. Come prendere le misure ve l'ho spiegato. Spero davvero che questo tutorial vi sia piaciuto. Questo progetto, devo dire, lo adoro. Lo indosserò senz'altro moltissimo ed è, anche se in acrilico, perfetto anche per tutta la primavera, a mio parere. Un capospalla eccellente per la mezza stagione. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Io, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi lascio il link in descrizione. Come al solito, vi do appuntamento al prossimo tutorial.